Se vuoi evitare di arcare durante l'esecuzione di un handstand push-up, guarda questo video fino alla fine e scopriamo come subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo, e in questo canale troverai settimanalmente i contenuti inerenti al mondo della verticale e al verticalismo. Oggi andiamo a parlare di handstand push-up e come evitare l'arco durante l'esecuzione di un handstand push-up. Infatti molto spesso capita che durante l'esecuzione di un handstand push-up si tende a prendere questa forma, ovvero una forma diciamo abbastanza banana. Questo perché molto spesso si pensa che si perde la retroversione durante l'esecuzione di un handstand push-up. Però la realtà è diversa, perché durante l'esecuzione, più che perdere la retroversione del bacino, in realtà si va a perdere la flessione toracica. Come puoi vedere in questa clip, anche se provi a fare la retroversione del bacino o la contrazione dei glutei, che molto spesso purtroppo erroneamente sono associate, la schiena non si appiattisce completamente, e questo perché il torace è in estensione. Quando si esegue un handstand push-up è molto importante che durante tutta l'esecuzione il torace non deve rimanere in estensione, ma bisogna cercare sempre la flessione toracica. Questo ci permetterà, nel momento in cui andremo anche di nuovo a spingere, di mantenere un corretto allineamento. Adesso, come puoi guardare in questa clip, ho bloccato nella fase di discesa e ti faccio vedere l'estensione toracica e la flessione toracica. Come potrai vedere, nel momento in cui vado a flettere il torace, la schiena si allinea completamente. Questo è un fattore molto importante per avere un'ottima esecuzione degli handstand push-up, perché molto spesso quello che si pensa purtroppo nella fase soprattutto di risalita è che le gambe debbano andare subito verso l'alto, andando ad alleggerire il peso. Però in realtà non sono le gambe che devono puntare verso l'alto, ma è il torace che deve iniziare già da subito a puntare verso l'alto. Quindi non deve avvenire questo movimento dove le gambe devono anticipare la salita, ma le gambe rimarranno in linea con il corpo, rigide, però ci dobbiamo concentrare in realtà sulla salita del torace. Andando a concentrarti su questa tipologia di salita, vedrai che la salita sarà molto più allineata e soprattutto molto più pulita. Lo so, e ti farà stranissimo andare a eseguire una risalita pensando alla parte più bassa del corpo, ma questo davvero ti farà tantissima differenza, perché se continuerai a mantenere il focus sulle gambe andrai sempre ad arcare. Invece se penserai al torace riuscirai a salire molto più dritto. Dopo questa parte teorica andiamo a vedere alcuni esercizi che ti tornano utili per andare a correggere questa esecuzione. Il primo esercizio che ti consiglio l'abbiamo già visto in uno degli scorsi video sul canale ed è l'half lay. Parto dall'half lay perché è molto più comodo per capire se sei posizionato correttamente con la retroversione del bacino e con la flessione del torace. Infatti quando esegui l'half lay sentirai che ti tirano i quadricipiti. Quello significa che stai facendo un'esecuzione corretta di questi movimenti. Quindi situazione di partenza, gambe poggiate alla parete, ottima retroversione del bacino che sento tirare i quadricipiti, spingo forte con le spalle e fletto il torace. Inizialmente questa posizione la puoi iniziare a lavorare a braccia un po' più larghe rispetto alle spalle, perché è molto più semplice andare a eseguire il movimento. A questo punto andremo a eseguire una discesa in handstand push-up però in half lay. Quindi da questa posizione andiamo a eseguire la retroversione del bacino, di nuovo flessione del torace, devo sentire sempre che tirano i quadricipiti. Da qui andremo a scendere verso avanti senza andare a perdere subito il torace qui, ma rimanendo sempre chiusi. Nel momento in cui piego le braccia, di qua inizio a scivolare verso avanti. Inizialmente non serve il ROM completo, ma serve che quando sei in questa posizione senti che tirano i quadricipiti. Se porterai il bacino in avanti qui non li sentirai tirare, ma se fai bene la flessione e la retroversione del bacino sentirai che tirano i quadricipiti.
Inizialmente anche mezzo rom va benissimo, l'importante è che vai a sentire questa sensazione sui quadricipiti e soprattutto che vai a correggere questo posizionamento del torace, perché è davvero molto semplice perderlo, perché nel momento in cui vai a eseguire un movimento il corpo compensa, invece dobbiamo educare il corpo a mantenere determinate tipologie di posture. L'half ti serve per capire solo se hai fatto delle corrette attivazioni. Una volta che hai fatto i test su questo movimento e senti appunto tirare sui quadricipiti e hai visto tramite i video che ti sei fatto che hai queste tipologie di attivazioni corrette, adesso andiamo a fare la prima fase di handstand push up. Posizionando le mani sempre un po' più larghe rispetto alle spalle, perché così il movimento diventa più semplice, andrei a eseguire una verticale in full staccata dalla parete. In questo momento, quando scendi, non devi cercare subito di andare in avanti con la testa, perché questo ti farà perdere il torace. Invece, da questa posizione dovrai piegare le braccia e tutto il corpo scivolerà in avanti, i piedi arriveranno sulla parete, mantenendo sempre tutte le attivazioni, quindi bacino e torace. Se senti ancora incerte queste attivazioni, bloccati nella fase di piegamento con i piedi attaccati sulla parete e assicurati la flessione del torace e la retroversione del bacino. Quindi scendi giù e da qui assicurati flessione del torace, retroversione del bacino. Una volta presa confidenza nella fase isometrica con queste attivazioni, andrei a eseguire delle risalite. Una volta che hai visto che non hai più problematiche con questa tipologia di attivazioni e di posizionamenti, potrai andare a eseguire il mezzo rom. Quindi posizionerai le mani più distanti dalla parete e accentuerai di più la discesa. Quindi da questa posizione scenderai maggiormente in avanti, sentendo sempre l'appoggio dei piedi sulla parete. Ti assicuri che non perdi le attivazioni e risalirai di nuovo verso l'alto. Una volta che avrai consolidato anche questo step, è tempo di portarlo libero. Presta sempre la massima attenzione sul torace e sul bacino durante tutta l'esecuzione. Scivola verso avanti con le spalle, non pensare alla risalita delle gambe, ma pensa alla risalita tramite il torace. Lo ripeto nuovamente, questa cosa inizialmente farà davvero tanto strano, però è quello che ti permetterà di salire molto più allineato del solito. Per andare a eseguire un'esecuzione più o meno completa, cerca di arrivare con il naso poggiato a terra e poi risalire. Prima di andare a eseguire anche delle ripetizioni complete, prova a bloccare anche una negativa appoggiando il naso a terra e da lì assicurarti che hai la flessione del torace e la retroversione del bacino. Ovviamente la tipologia di lavori che si possono fare per l'handstand push-up sono davvero innumerevoli, però volevo darti dei piccoli consigli che puoi applicare velocemente. Spero che questo video ti sia stato utile per iniziare a capire come correggere i tuoi handstand push-up e ricorda che prima di andare a fare delle correzioni su un movimento dinamico è importantissimo andare a fare delle correzioni nei movimenti statici, quindi correggi prima la tua verticale prima di andare a esasperare il movimento degli handstand push-up. Inoltre nei link in descrizione potrai trovare le demo gratuite di Essential Handstand e After Handstand in modo che ci potrai dare un'occhiata e iniziare a capire quali sono gli elementi tecnici che servono effettivamente per la verticale, tutti i vari accorgimenti e quali sono le correzioni principali da svolgere. Se vuoi seguire insieme questo percorso, io ti aspetto all'Online Handstand Academy, troverai sempre il link giù in descrizione dove potrai prenotare la tua lezione privata o di classe e insieme andremo a seguire questo percorso. Non dimenticarti di iscriverti sul canale, attiva la campanellina e le notifiche per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti che usciranno settimanalmente e noi ci vediamo a lezione e al prossimo video.